Tanto che sia per la presentazione, come è stato introdotto, mi chiamo Matteo Repetto, lavoro al CNR qua a Genova. Il CNR penso lo conoscete tutti, è il più grande ente di ricerca italiano. Al CNR si fa non solo scienza, diciamo pura, ma si fanno anche applicazioni pratiche, tant'è vero che quello che vi andrò a raccontare oggi fa parte di un'attività finanziata da un progetto europeo, in pratica una Innovation Action, quindi non tanto diciamo basata sulla ricerca pura a sé stante, quanto sull'applicazione ad ambienti reali. Il progetto di per sé si basa sulla sicurezza delle smart city e su tutto, diciamo, le implicazioni che stanno dietro all'interconnessione dei sistemi digitali, che adesso vi cercherò di dire brevemente, senza troppi termini tecnici, in che cosa consiste. E approfitto di questa occasione per dirvi quali sono le possibili sfide, le possibili utilizzi, ma anche le possibili controindicazioni dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questi contesti. Quindi voi sapete ovviamente che al giorno d'oggi noi siamo circondati da servizi digitali. Cosa sono i servizi digitali? Sono qualsiasi cosa che trovate accessibile tramite una qualche interfaccia, tramite internet, ma anche tramite il vostro smartphone, tramite diverse cose. Si tratta di basi di dati, si tratta di siti web, si tratta delle cosiddette API, che per chi è un pochino più tecnico sa che al giorno d'oggi i servizi digitali di per sé non sono, diciamo, fini a se stessi, ma vengono usati spesso e volentieri per essere interconnessi tra di loro. Quindi la maggior parte delle applicazioni, ad esempio di smart city che potete trovare in giro, non sono fatte tutte da zero, ma sono fatte tutte collegando una serie di mattoncini sparsi in diversi punti della città che fanno diverse cose, telecamere, sensoristica cosiddetta IoT, vi dicevo basi di dati, contenenti ad esempio gli orari degli autobus, le linee metropolitane, c'è un po' di tutto che viene collegato tra di loro e utilizzato per creare dei servizi più grossi a disposizione del cittadino. Voi quello che vedete di solito è solo la parte finale, quella che è l'interfaccia grafica, ma dietro c'è una situazione abbastanza complicata. Qual è il problema? Il problema per chi sviluppa questo tipo di servizi è che questi servizi sono tra di loro interconnessi e quindi anche visto che mi danno, diciamo, la possibilità di vedere, di sfruttare l'interconnessione, anche gli attaccanti, anche quelli che cercano di fare degli attacchi di cyber security possono sfruttare queste interconnessioni. Chi fa il servizio di solito si cerca di preoccupare di mettere in sicurezza tutti i pezzi. Lo può fare fino a un certo limite, perché i pezzi non sono tutti suoi, appartengono anche ad altre persone. Ma qual è il problema grosso? Il problema è che a parte i singoli pezzi che noi vediamo, che chi crea il servizio vede, dietro ci sono altri pezzi che noi non vediamo, altri servizi digitali, c'è tutto un mondo nascosto. Vi faccio l'esempio più semplice. Una persona, un'azienda può realizzare un servizio, lo fa su una virtual machine di Amazon, ma non sa cosa c'è dietro la virtual machine che gli dà Amazon, non sa cosa c'è dietro al servizio che dà Amazon. C'è tutto un mondo nascosto di ulteriori servizi, computer, infrastrutture, apparati di telecomunicazioni che servono per realizzare questo servizio, diciamo, di computing. E dietro ancora ci sono ulteriori servizi. Il tutto viene a creare una rete molto complessa con un sacco di dipendenze. E qual è questo problema? Il problema è che io vedo solo una parte del servizio, quella che riesco a usare per creare la mia applicazione. Ma chi eventualmente vuol fare un attacco può sfruttare anche tutti i pezzi che non si vedono, in un mondo che io non riesco a vedere, quindi dal cui non riesco a proteggermi in modo efficace. Si viene a creare quella, diciamo, che viene chiamata una catena dell'attacco, che sfrutta il punto più debole dell'attacco. Di solito i device IoT che sono sparsi per la città, non sono protetti, non hanno delle grosse capacità computazionali per implementare algoritmi di protezione, e a partire da quelli si riesce ad arrivare poi al vero cuore centrale, ai database, alle fonti sensibili di informazioni. Ora, questo diciamo è quello di cui si occupa il progetto di cui vi stavo parlando oggi. Dove sono le sfide per l'intelligenza artificiale qua? Le sfide sono quelle di capire questo tipo di sistemi, cercare di capire da dove può arrivare un attacco in questi sistemi, cercare di capire come può evolversi all'interno di questi sistemi. È ovvio che lo può fare anche una persona, ma come diceva qualcuno prima di me, la mole di informazioni da considerare, le possibili variabili sono talmente tante, talmente diciamo variegate, che è impossibile per un essere umano
cercare di processarle tutte e arrivare a delle conclusioni in tempi limitati, in tempi utili a fermare l'attacco prima che abbia fatto il suo danno. D'altro canto, noi abbiamo già, come vi dicevo, diciamo, tutta una serie di situazioni, di elementi di sicurezza che cercano di proteggere i vari servizi, ma questi spesso e volentieri sono inefficaci perché comunque l'attaccante può sfruttare le relazioni che esistono tra questi servizi per poter funzionare. Se io devo accedere ad Amazon, Amazon deve darmi accesso alla sua rete e quindi anche un attaccante che parte dal mio servizio può entrare dentro la rete di Amazon. Ora, c'è diciamo tutta una serie di applicazioni che ci aspettiamo per l'intelligenza artificiale per poter diciamo cercare di capire, comprendere meglio quali sono i processi evolutivi degli attacchi, ma come ha detto qualcuno l'intelligenza artificiale non è intelligente di per sé, deve imparare, deve avere dei modelli da cui imparare. Quindi ci vuole qualcuno che istruisca l'intelligenza artificiale su questo genere di problematiche. Per chi sa un minimo di cyber security, probabilmente conosce che ci sono tutte delle descrizioni che descrivono gli attacchi e che vengono usati dagli analisti per capire come si sviluppa l'attacco, quali sono le parti vulnerabili, quali sono le metodologie per controbattere l'attacco, per mitigarlo o per recuperare un problema. Qual è il problema? Il problema è che queste fonti informative di solito sono un po' scarse, nel senso che le informazioni che ci sono dentro sono solo parziali, non sempre funzionano per tutti, a volte vanno bene per certi sistemi, ma poi l'attacco varia un pochino su altri sistemi. Quindi c'è anche un problema per l'intelligenza artificiale di capire queste fonti, di riuscire a imparare da queste fonti che non sono perfette. E questa è una cosa che si tende molto a sottovalutare al giorno d'oggi. L'intelligenza artificiale di per sé deve imparare, ma deve imparare bene, perché se impara male è come una persona che non ha capito niente, vi dà dei suggerimenti sbagliati, vi può dare delle indicazioni assolutamente inutili. Faccio un esempio più stupido del mondo: se uno dovesse chiedere all'intelligenza artificiale mettimi nella condizione più sicura il mio sistema, questa probabilmente chiuderebbe tutte le connessioni tra i servizi, con il risultato che non funzionerebbe più niente. Quindi bisogna che l'intelligenza sia guidata. Ma non basta solo questo, perché l'intelligenza artificiale impara dalle fonti. Voi avete presente i sistemi come ChatGPT, i bot, questi sistemi dove voi chiedete e lei risponde. Ma in un sistema di questo tipo, la vera, diciamo, potenzialità dell'intelligenza artificiale è quella non solo che io chiedo, ma che gli dico di fare qualcosa. Quindi l'intelligenza artificiale ha anche bisogno di, tra virgolette, una parte attuativa dove capisce come intervenire su un sistema. In effetti, nei centri che si occupano di cyber security al giorno d'oggi, uno dei problemi principali è proprio il tempo che gli analisti perdono a dover usare tutti i diversi tool di sicurezza, magari anche molto diversi tra di loro, a doverli imparare, a dover capire come fare le operazioni. Come faccio a vedere, a raccogliere i dati di un certo agente di sicurezza? Come faccio a cambiare le impostazioni di un firewall in modo tale che un attaccante non possa entrare? Non è così banale per un umano, e anche insegnarlo a una macchina può essere una cosa che non è così semplice. E vi ripeto, e va fatto bene, perché se la macchina sbaglia rischio che la mia applicazione poi non funzioni più. Il progetto in cui stiamo lavorando noi non ci occupiamo tanto di intelligenza artificiale in questo momento, quello diciamo che sarà una cosa in divenire per il futuro magari. Noi ci occupiamo più di dare degli strumenti per capire questi ambienti complessi e per poterli modellare. Molto probabilmente molti di voi hanno sentito parlare di digital twin, è un concetto gemello digitale, è un concetto che va molto di voga al giorno d'oggi, specie per i sistemi cibernetici. Nel nostro caso stiamo cercando di realizzare dei modelli di digital twin per le operazioni di sicurezza, dei modelli che siano in grado di dare contesto, quindi di farti capire dove stai lavorando, che cosa sta succedendo e cosa potrebbe succedere se tu cambiassi qualcosa, che è una cosa importantissima, perché non è detto che il sistema sia così facile da controllare, non è detto che modificare il comportamento di un'applicazione di sicurezza dia effettivamente il risultato sperato. Quindi bisogna possibilmente, prima di far danni sul sistema, avere dei modelli per capire che cosa succede quando io faccio delle modifiche. Questo diciamo che è il progetto che nella sua complessità
si occupa di dare degli strumenti per fare il monitoraggio, quindi la raccolta dei dati, la rilevazione degli attacchi tramite tecniche intelligenti di machine learning o altre tecniche di intelligenza artificiale, stabilire quella che può essere la risposta e un'altra cosa molto interessante, cercare di aiutare le persone a capire come avvengono gli attacchi, perché questa è la cosa più difficile, gli attacchi non sono sempre uguali. Il successo degli attacchi si basa sul fatto che questi continuano a cambiare, ad evolvere nel tempo e questa è una cosa che anche per una macchina è difficile, perché vuol dire dover imparare tutte le volte e capire dove sta il problema, capire qual è stata la strategia e derivare delle regole. Ok, è un progetto diciamo europeo, vi dicevo, è partito recentemente, il 1° settembre dell'anno scorso, durerà 3 anni con un budget di circa 7 milioni di euro. Siamo 14 partner, qua a Genova, oltre a coordinarlo, abbiamo anche uno use case per quello che riguarda la Smart City e niente, lì in fondo c'erano solo i miei contatti se qualcuno fosse interessato ad approfondire queste tematiche o a sviluppare diciamo altre iniziative correlate.